Bene amici, come detto alla fine della precedente video lezione, adesso parliamo in una lezione che spero sia più breve del solito, di come interpretare e come risolvere i sillogismi con l'insiemistica, con la teoria degli insiemi. Aia, Sofì, non mordere, che bella questa gattona Sofì che mi fa da portafortuna. E vediamo come interpretare il sillogismo sia con la teoria classica sia con l'insiemistica. Allora Sofì, mi vuoi aiutare? No, come al solito non mi vuole aiutare, non vuole stare in braccio a me, quindi la facciamo andare via con un saltello. Vuoi uscire dalla porta, Sofì? Io apro un attimo la porta, Sofì. Qualcuno di voi mi potrà chiedere, ma come facciamo noi, per esempio, i sillogismi vengono utilizzati a volte in alcuni quiz, in alcuni test per le selezioni all'ingresso delle facoltà universitarie? Come facciamo noi a risolvere un sillogismo? Cioè, dobbiamo ricordare a memoria tutti i 19 modi validi, ovviamente aiutandoci con queste parole convenzionali, e a ricordare ogni modo valido a quale figura appartiene, e a ricordare bene cosa vuol dire una A, una E, una I, una O, o ricordare bene in ogni figura qual è la posizione del termine medio delle due premesse. Non è un pochino difficile, cioè adesso noi abbiamo risolto dei sillogismi, li abbiamo costruiti correttamente perché abbiamo davanti agli occhi queste 19 parole, ma dobbiamo poi impararle a memoria, ricordare a memoria anche come funzionano le figure. Non c'è un metodo più semplice per trovare empiricamente la conclusione di un sillogismo, cioè di qualunque sillogismo, cioè in un altro modo, senza basarci su questa griglia infernale dei 19 modi vaghi e delle quattro figure. Sì, c'è, attenzione, è dell'insiemistica, è facile sbagliare, però con l'insiemistica, se tu ragioni trasformando i tre termini in insiemi e vedi se questi termini sono uno il sottoinsieme dell'altro oppure uno interseca un altro insieme, quindi solo alcuni membri dell'insieme fanno parte dell'altro insieme e così via. Teoricamente, con la teoria degli insiemi potremmo arrivare alla conclusione di qualunque sillogismo senza neanche stabilire a quale modo valido appartiene, d'accordo? E adesso cercherò di farvi qualche esempio su come risolvere i sillogismi, su come trovare le conclusioni del sillogismo con l'insiemistica. Proponiamo questo esempio di sillogismo. Tutti gli uomini sono mortali, tutti i filosofi sono uomini. Sappiamo già che questo è un sillogismo che abbiamo già trattato più volte nei nostri esempi, è più facile possibile, il primo dei sillogismi della prima figura, no? È un sillogismo in barbara, A, tutti gli uomini sono mortali è una A, tutti i filosofi sono uomini è una A. Questo sillogismo è sicuramente della prima figura perché, come vedete, il termine medio compare come soggetto nella premessa maggiore, come predicato nella premessa minore, come deve essere tra i sillogismi della prima figura. Quindi sappiamo che è un sillogismo in barbara. Nella prima figura soltanto Barbara ha come prime due consonanti della parola a e a, che corrispondono a queste due proposizioni dichiarative universali affermative, e quindi sappiamo che il sillogismo in barbara, l'abbiamo detto più volte, abbiamo fatto più esempi con questa tipologia, con questo modo del sillogismo, si deve per forza concludere con un'altra proposizione universale affermativa che dice tutti i filosofi sono mortali, perché ovviamente il termine uomo è il termine medio che è nelle due premesse, scompare, vengono connessi gli altri due termini filosofi e mortali, e sappiamo che
il termine soggetto della conclusione è il termine minore, quindi filosofo, e il termine predicato della conclusione è il termine maggiore, quindi mortali. Quindi noi abbiamo risolto questo sillogismo perché sappiamo che cos'è un sillogismo della prima figura, e quindi sappiamo che la posizione in termine medio ci indica che questo sillogismo è della prima figura, e sappiamo in maniera automatica, date le due premesse, come si costruisce la conclusione che deve essere un'universale affermativa avente come soggetto il termine minore, avente come predicato il termine maggiore. Ora, vi ho detto, l'insiemistica. Attraverso l'insiemistica noi possiamo ricavare la conclusione di questo sillogismo anche senza sapere affatto, senza sapere nulla di tutto quello che abbiamo spiegato della teoria del sillogismo comune, dei 19 modi validi, delle 4 figure, della posizione del termine medio e così. Cioè possiamo arrivare a risolvere questo sillogismo come altri sillogismi in maniera empirica esclusivamente attraverso la teoria degli insiemi. Cioè, vediamo, tutti gli uomini sono mortali, significa che c'è un insieme, che è un insieme degli enti mortali, all'interno del quale c'è un sottoinsieme che è quello degli uomini. Tutti gli uomini sono mortali, vuol dire che l'insieme che comprende come membri gli uomini è un sottoinsieme dell'insieme degli enti mortali. Poi vediamo la seconda premessa: tutti i filosofi sono uomini. Anche in questo caso tutti i filosofi sono uomini, significa che all'interno di uomini, che a sua volta è il sottoinsieme di enti mortali, ci sarà un sottoinsieme dei filosofi, d'accordo, lo chiamo F. E quindi quale sarà la conclusione? Sappiamo che dobbiamo mettere in connessione filosofi e mortali, ok? Perché uomini, che è il termine medio presente nelle due premesse, andrà via. Come mettiamo in connessione filosofi e mortali? La conclusione non potrà essere che tutti i filosofi sono mortali, perché filosofi, oltre a essere un sottoinsieme dell'insieme uomini, è anche filosofi un sottoinsieme dell'insieme enti mortali, in quanto uomini è un sottoinsieme di enti mortali. Quindi la conclusione sarà: tutti i filosofi sono enti mortali, perché lo visualizziamo qui con la teoria degli insiemi, senza bisogno di sapere che la conclusione è quella, perché sarà una A del sillogismo AAA della prima figura, ok? Ci arriviamo lo stesso attraverso la teoria degli insiemi. Facciamo adesso un altro esempio. Vediamo questo sillogismo che vi ho scritto. Queste sono le due premesse, no? Tutte le persone sono belle, qualche persona è dotata di occhi verdi, cioè sarebbe qualche persona ha gli occhi verdi, però ricordate, io consiglio di trasformare i verbi che non sono il verbo essere nel verbo essere, quindi qualche persona ha gli occhi verdi si può trasformare in qualche persona è dotata di occhi verdi, dove dotata di occhi verdi è tutto il predicato, d'accordo? Noi che conosciamo, sappiamo apparentemente a memoria tutti i 19 modi validi, come si costruisce il sillogismo, come sono fatte le figure, oppure facciamo finta di saperla a memoria, ci abbiamo scritto qua, quindi è facile, sappiamo che questo è un sillogismo in datisi, non può essere diversamente, perché noi qui abbiamo una premessa maggiore A e una premessa minore I, ma a quale figura appartiene questo sillogismo? Noi vediamo che il termine medio persona compare come soggetto in entrambe le premesse, ok? Cioè sia nella premessa maggiore che nella premessa minore. Noi sappiamo che questo può accadere soltanto nei sillogismi della terza figura, solo quelli hanno il termine medio come soggetto in entrambe le premesse, quindi questo sillogismo deve essere per forza uno della terza figura. Ora vediamo tutti i nomi di sillogismo, dei sillogismi della terza figura, soltanto uno, cioè datisi, lo vedete qua, è AI, cioè tra tutti i nomi della sillogismi della terza figura, soltanto datisi ha una premessa maggiore universale
affermativa è una premessa minore che è una I, cioè una particolare affermativa, ok? Vedete tutti i nomi dei modi validi della terza figura, soltanto datisi a queste prime due premesse così, A, I, ok? Perché A è una universale affermativa, I è una particolare affermativa. Il termine medio, lo ripeto, è soggetto in entrambe le premesse e quindi deve essere per forza datisi, d'accordo? Potrebbe essere anche dari, perché anche dari inizia con AI, però è della prima figura, avrebbe dovuto avere il termine medio, come tutti quelli della prima figura, come soggetto nella maggiore e predicato nella minore, ma non è così. Qui abbiamo il termine medio soggetto sia nella maggiore sia nella minore, quindi è per forza una terza. E quindi noi, in base a tutte queste regole complesse che abbiamo studiato, sappiamo che la conclusione di un sillogismo in datisi deve essere per forza una I, ok? Quindi deve essere per forza una particolare affermativa e quindi dobbiamo scrivere qualche e poi il soggetto sarà il termine minore, cioè qualche dotato di occhi verdi è bello, ok? Perché il predicato è per forza il termine maggiore. Possiamo risolvere questo sillogismo avendo la conoscenza delle due premesse senza sapere nulla della terza figura, del modo valido datisi e così via attraverso l'insiemistica? Possiamo farlo, fate attenzione a questo. Tutte le persone sono belle, quindi abbiamo, attenzione, l'insieme degli enti belli, seguitemi, se tutte le persone sono belle vuol dire che c'è il sottoinsieme, siete d'accordo? Il sottoinsieme delle persone che è un sottoinsieme completamente inglobato, è un sottoinsieme degli enti belli, le persone, ok? Adesso fate attenzione, dobbiamo arrivare alla conclusione. Allora dobbiamo inserire anche l'insieme occhi verdi. Non tutte le persone sono dotate di occhi verdi, quindi dove lo inseriamo l'insieme occhi verdi? Fate attenzione, lo inseriamo qua, è chiaro? Questo è l'insieme di quelli che sono dotati di occhi verdi. Siccome c'è scritto che qualche persona è dotata di occhi verdi, non tutte le persone sono dotate di occhi verdi, è chiaro che occhi verdi deve intersecare l'insieme delle persone perché una parte dell'insieme non deve essere comune, degli occhi verdi non deve essere comune all'insieme delle persone. Perché se qualche persona ha gli occhi verdi vuol dire che ce ne sono altre che non hanno gli occhi verdi e che quindi stanno fuori dall'insieme persone, è chiaro? Allora la conclusione che cos'è? Dobbiamo mettere in relazione gli occhi verdi e i belli, perché ovviamente persone è il termine medio che scompare. Allora la conclusione non può essere che qualche dotato di occhi verdi è bello, d'accordo? Perché l'insieme degli occhi verdi, per poter intersecare, attenzione, l'insieme persone, che è un sottoinsieme degli enti belli, deve per forza intersecare anche l'insieme degli enti belli. E quindi, come vedete qui, visualizziamo con gli insiemi, qualche dotato di occhi verdi è bello, cioè fa parte dell'insieme enti belli, ma ci sono anche, come vedete, occhi verdi, dotati di occhi verdi che sono al di fuori dell'insieme degli enti belli, quindi non dovremmo dire tutti, dovremmo dire senz'altro qualche, capite? Quindi siamo arrivati alla conclusione corretta attraverso una rappresentazione visuale basata sull'insiemistica, senza conoscere affatto le regole che finora vi ho spiegato dei 19 modi validi. Fate attenzione, l'insiemistica funziona in tutti i casi, potrebbe funzionare, però il problema c'è. E cioè qui dobbiamo mettere, abbiamo visto in connessione occhi verdi con belli, dotato di occhi verdi con belli.
E allora il problema è qual è il soggetto. Noi abbiamo detto che la conclusione è qualche dotato di occhi verdi è bello, ma non potrebbe essere anche qualche bello e dotato di occhi verdi? Cioè, qual è il soggetto? Abbiamo visto che occhi belli si interseca con l'insieme che belli si interseca con l'insieme occhi verdi, però ci sono anche i dotati di occhi verdi che non sono belli perché sono fuori dall'insieme belli. E allora la conclusione qual è? Qualche bello è dotato di occhi verdi, oppure capite, qualche dotato di occhi verdi è bello. Purtroppo la rappresentazione insiemistica dei sillogismi non risolve questo problema. Cioè il problema dell'insiemistica è poi che, ok, è capito che è qualche, che la frase è positiva, è affermativa, però qual è il soggetto? Questo è il problema. Se tu conosci le regole che ti ho spiegato, sai che il soggetto sarà dotato di occhi verdi, non sarà bello, perché dotato di occhi verdi è il termine minore e compare come soggetto, e bello è il termine maggiore e quindi compare come predicato. Quindi attenzione, il problema dell'insiemistica è che a volte non chiarisce nella conclusione qual è il soggetto e qual è il predicato. Vediamo un altro esempio. Si tratta qui di un sillogismo con proposizioni negative. Noi sappiamo dalla teoria che abbiamo studiato, la teoria aristotelica, che, ve l'ho detto in una lezione passata, quando una delle due premesse è negativa, anche la conclusione deve essere negativa, cioè quindi noi già sappiamo che la conclusione è negativa. Ok, quindi nessuno scrittore è bello, tutti i calciatori sono scrittori. A quale figura appartiene questo sillogismo? Vedete che il termine medio, l'unico ripetuto nelle due premesse, è scrittore. Scrittore compare come soggetto nella premessa maggiore e come predicato nella premessa minore. È la condizione della prima figura, ok? Inoltre, e quindi per forza, avendo la posizione del termine medio così, è uno dei 4 sillogismi della prima figura, quali ovviamente nessuno scrittore è bello è una cioè un'universale negativa, tutti i calciatori sono scrittori è una A, cioè un'universale affermativa. Vedete che all'interno della prima figura c'è soltanto un sillogismo che ha le premesse E, A, no? Ed è Celarent, non può essere Barbara, Dario, Ferio, perché noi abbiamo una E e una A come premesse, c'è la Rent e questo è Celarent, ok? La prima vocale è la E, è la premessa maggiore, la seconda vocale è la A, è la premessa minore. Quindi, in base alla teoria, noi sappiamo che la conclusione di un sillogismo in Celarent è sicuramente una E, cioè un'universale negativa, e quindi ci mettiamo nessuno, che il soggetto deve essere per forza il termine minore, quindi ci mettiamo calciatori, nessun calciatore, e poi il predicato è il termine maggiore, cioè bello, nessun calciatore è bello. Come vedete anche qui siamo arrivati alla conclusione in maniera del tutto meccanica, senza ragionare, perché conosciamo molto bene la teoria del sillogismo, sappiamo a memoria tutti i 19 modi validi del sillogismo e la posizione del termine medio a quale figura appartiene, e troviamo facilmente la conclusione. Piccola parentesi, queste proposizioni sono false, nessuno scrittore è bello è falso, tutti i calciatori sono scrittori è falso, la conclusione nessun calciatore è bello è falso, sono tutte false le premesse della conclusione, ma abbiamo visto che questo non significa niente, perché all'interno della teoria del sillogismo comune, uno o più premesse o anche la conclusione possono essere false, ma il sillogismo è valido lo stesso, cioè è costruito in maniera corretta, in maniera formalmente valida, ok? E questo è un sillogismo in Celarent valido. Come abbiamo visto negli esempi precedenti, possiamo arrivare alla conclusione senza conoscere nulla della teoria del sillogismo solo su base di una rappresentazione insiemistica? Sì, ci possiamo riuscire, e anche abbastanza facilmente. Nessuno scrittore è bello, che è la prima, l'ho cancellato ma ve ricordate, nessuno scrittore è bello
che la premessa maggiore significa che c'è un insieme degli enti belli e c'è un insieme degli scrittori che non si intersecano, sono due insiemi completamente separati, perché abbiamo visto che la premessa maggiore dice nessuno scrittore è bello. Un'universale negativa implica che sia il soggetto sia il predicato siano costituiti da insiemi separati che non si intersecano. E nessuno scrittore è bello significa che tutti gli scrittori sono fuori dall'insieme degli enti belli. Poi attenzione, la seconda premessa è tutti i calciatori sono scrittori, e quindi vuol dire che dobbiamo inserire, siete d'accordo, l'insieme dei calciatori come un sottoinsieme dell'insieme scrittori, d'accordo? Quale sarà la conclusione? Noi dobbiamo mettere in relazione i termini calciatore e bello, perché il termine scrittore è il termine medio che presente le due premesse, va via nella conclusione. Qual è la relazione tra calciatori e belli? Come vedete, calciatori e belli appartengono a due insiemi che non si intersecano, e quindi la conclusione è necessariamente nessun calciatore è bello. Vedete, ci siamo arrivati con una rappresentazione insiemistica senza considerare minimamente le regole formali complesse del sillogismo. Nessun calciatore è bello. Come abbiamo visto, il problema dell'insiemistica è che non ti dice chiaramente qual è il soggetto e qual è il predicato della conclusione. Noi che sappiamo la teoria aristotelica sappiamo che il soggetto deve essere il termine minore, cioè calciatore, e il predicato è bello perché bello è il termine maggiore. Però sulla base di questa visualizzazione insiemistica potremmo concludere che la conclusione è nessun calciatore è bello, ma anche che nessun bello è un calciatore, d'accordo? Comunque l'insiemistica funziona, però ripeto, nella conclusione ti dice se la conclusione è universale affermativa, universale negativa, particolare affermativa, particolare negativa, però non ti dice qual è il soggetto e qual è il predicato. Veniamo a un ultimo esempio: come scoprire con l'insiemistica che un sillogismo è invalido, è fasullo, non fa parte dei 19 modi validi e quindi è ingannevole. Da due premesse vere ti dà una conclusione falsa. Abbiamo visto che al di fuori dei 19 modi validi, tutti i modi che non sono validi, da due premesse vere ti danno una conclusione falsa, e che è impossibile per un sillogismo valido. Ecco, queste due premesse che sono entrambe universali affermative. Tutte le giraffe sono mortali, tutti gli uomini sono mortali. Sono due premesse vere, ok? Però la conclusione, diciamo, potrebbe essere un sillogismo in Barbara. La conclusione che viene spontaneamente è falsa, cioè tutte le giraffe sono mortali, tutti gli uomini sono mortali. La conclusione dovrebbe essere tutti gli uomini sono giraffe. Quindi da due premesse vere, tutte le giraffe sono mortali, tutti gli uomini sono mortali, deriva una conclusione falsa, tutti gli uomini sono giraffe. Questo è impossibile, non può essere uno dei 19 modi validi, perché nei 19 modi validi quando due premesse sono vere, e queste due premesse sono entrambe vere, la conclusione deve essere per forza vera, non è falsa. Noi con la nostra teoria complessa che abbiamo spiegato capiamo bene perché questo sillogismo non è uno dei 19 modi validi. Sono due universali affermative che, attenzione però, dove hanno il termine medio? Lo vedete, il termine medio è predicato in entrambe le premesse. Fate attenzione, qual è la figura in cui il termine medio è predicato in entrambe le premesse? Non è la prima figura dove c'è il sillogismo a Barbara, è la seconda figura. Solo nella seconda figura il predicato, il termine medio è predicato sia nella premessa maggiore che nella premessa minore. Ora, trovate voi per caso nella seconda figura un sillogismo che sia AA? Cesare, Camestres, Festino, Barocco, c'è qualcuna di queste parole che abbia come due prime vocali AA? Non ci sono.
e quindi questo sillogismo non esiste tra i modi validi, ok? Dovrebbe essere un sillogismo AAA all'interno della seconda figura, ma all'interno della seconda figura non può esistere il sillogismo AAA, ma neanche un AAE, un AAI o un AAO, perché non esiste alcuno dei quattro modi validi della seconda figura che abbia come due prime vocali corrispondenti alle prime due premesse A e A. E quindi questo è uno dei modi al di fuori dei 19 modi validi, cioè è un sillogismo che non esiste, è un modo non valido, perché un modo non valido da due premesse vere dà una conclusione falsa, e quindi un sillogismo ingannevole, un sillogismo che in realtà non esiste come sillogismo, ok? Possiamo accorgercene senza sapere che il sillogismo appartiene alla seconda figura e che nella seconda figura non ci sono sillogismi con premesse che sono A e A, entrambe universali affermative. Possiamo accorgersene lo stesso empiricamente grazie all'insiemistica? Sì, lo possiamo fare. Tutte le giraffe sono mortali, premessa maggiore, significa che ovviamente c'è l'insieme degli enti mortali di cui l'insieme delle giraffe è un sottoinsieme, giusto? Perché la premessa maggiore dice tutte le giraffe sono mortali, quindi le giraffe sono un sottoinsieme degli enti mortali. La seconda premessa dice tutti gli uomini sono mortali, e quindi attenzione, anche uomini è un sottoinsieme degli enti mortali. Però attenzione, l'insieme uomini non si interseca con l'insieme giraffe. Attenzione, non si interseca con l'insieme giraffe non perché noi conosciamo gli uomini empiricamente con l'osservazione sappiamo che tra gli uomini e le giraffe non c'è niente in comune. È proprio una cosa logica, non c'è alcuna informazione al riguardo del fatto che con le due prime premesse non abbiamo nessuna informazione al riguardo che giraffe e uomini siano insiemi che si intersecano, quindi non si intersecano. Quindi la conclusione, cioè tutti gli uomini sono giraffe, è per forza falsa, anche se noi non conosciamo le figure, i modi vari del sillogismo, visualizziamo qui dall'insiemistica che tutti gli uomini sono giraffe, che la conclusione che dovrebbe venire dalle premesse è in realtà falsa, è impossibile, perché l'insieme degli uomini non si interseca minimamente con l'insieme delle giraffe. Quindi vedete, abbiamo dimostrato che questo sillogismo non è valido, è un sillogismo ingannevole solo visualizzando i termini nel loro rapporto come degli insiemi, e senza sapere la teoria del sillogismo. Quindi si può fare, diciamo così, empiricamente qualunque sillogismo, valido o invalido, si può in qualche modo interpretare e risolvere grazie all'insiemistica. Io ho terminato questa lezione, ho concluso la trattazione del sillogismo comune, cioè la teoria generale del sillogismo. Spero di essere stato chiaro. La prossima volta parliamo del sillogismo scientifico, cioè quel particolare caso all'interno del sillogismo comune in cui tutte e due le premesse sono vere e la conclusione deve essere per forza vera, e questo è il metodo scientifico secondo Aristotele. Continuate a seguirmi.